Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi per spezzare la serie di video sulle lavorazioni ho deciso di realizzare una lista di consigli che avrei voluto ricevere io 3 anni fa e che ora ho provato sulla mia pelle. Così ho pensato di realizzarci un video sperando possa tornare utile a qualcuno. Come sempre sulla barra del video trovate i capitoli, così potete saltare le parti che non vi interessano. Ora partiamo col primo consiglio, che è di non aspettare troppo per farsi seguire da un maestro o comunque partecipare ad un club, mostre e congressi. Perché questo? Come sapete, se mi seguite da un po', io ho aspettato all'incirca 2 anni per iniziare a partecipare. Col tempo ho capito che a livello di competenze avevo sprecato del tempo a stare da solo a casa a fare prove su prove su prove cercando di informarmi come riuscivo. Invece andando al club, dove c'è appunto anche un maestro, ho capito immediatamente che sarebbe stato fondamentale per velocizzare parecchio la mia crescita, e questo per vari motivi. Innanzitutto vi permette di limitare gli errori, perché comunque siete seguiti nelle varie operazioni che fate, e soprattutto, cosa non scontata, vi permette di vedere piante veramente belle intorno a voi, che siano piante del maestro, che siano piante di altri soci del club, oppure nel caso di mostre o congressi piante di professionisti che vi assicuro hanno un livello altissimo in Italia, anche se magari si pensa che all'estero siano più forti. In Italia ci sono tante piante che meritano. Altra cosa molto utile per cui ci può servire, diciamo, essere seguito da un maestro è anche il fatto che ci può dare dei consigli molto utili, anzi fondamentali, sull'acquisto di piante e sull'acquisto di attrezzature migliori, non strettamente legato alla qualità, ma magari anche alla qualità prezzo. Magari vi dà dei consigli su: io prendo queste cose a posto X che hanno un costo abbastanza contenuto, ma per la qualità che hanno sono molto buone, per esempio. Ora andrei al secondo consiglio, che è in parte legato al primo, ovvero di fare amicizia con altri bonsaisti. Che cosa intendo con fare amicizia con altri bonsaisti? Ovviamente se con delle persone non ti ci trovi, però nel momento in cui trovi delle persone con cui umanamente ti trovi bene, questo lo puoi vedere o con qualcuno nella tua zona o con qualcuno al club durante le mostre, o non so, anche sui social in realtà, questa cosa vi permette di andare a migliorare, perché nel momento in cui tu hai giornalmente la possibilità di consultare, sentirti o aiutare tu stesso una persona, ti permette, nel caso tu la debba aiutare, di studiare più approfonditamente magari determinati argomenti, determinate tecniche, perché poi dovrai andarlo a spiegare a quella persona. Quindi spiegare una cosa implica il doverla sapere in un modo abbastanza consolidato, mentre al contrario, quando la persona ha più esperienza di te, magari non in toto sul bonsai, ma anche magari in delle piccole nicchie, delle piccole operazioni, che ne so, è più esperto sui vasi, più esperto sulle conifere, o comunque, non so, sono degli esempi. Diciamo che avere la possibilità di parlare spesso con quella persona vi darà sicuramente un bel boost, soprattutto in quelle cose in cui lui è forte e voi no, o comunque vi permette di aprire dibattiti e andare a discutere, tra virgolette, di alcune cose, nel senso: io dico la mia, tu dici la tua, parliamo e vediamo insieme chi dei due la pensa meglio, anche poi andando a cercare fonti o altro. E questo vi può tornare anche molto utile nel momento in cui voi dobbiate andare a mostre, congressi, workshop o anche stesso al club o a vivai specializzati. Comunque portare una persona con voi che
comunque un altro occhio, quindi altri gusti, e difficilmente vedrà le piante esattamente come le vedete voi, può essere fondamentale perché vi mette magari quella pulcetta nell'orecchio, che ne so, mentre voi state scegliendo una pianta che per voi è bellissima, quella persona non piace il tronco perché è leggermente controconico, voi non ve ne siete accorti, vi mette la pulce nell'orecchio e vi sprona a controllare ancora di più, il che secondo me è veramente utile. Ovviamente è una cosa reciproca, quindi se trovate qualcuno con cui avere questo rapporto, cercate anche voi di fare il vostro. Bisogna cercare di essere sempre corretti, quindi è un dare e avere, come tutte le cose nella vita. Passando al terzo consiglio, è di studiare molto su libri di qualità, cosa che magari, soprattutto all'inizio, io non ho fatto. Magari spesso è difficile anche cercare e trovare dei libri o degli autori molto attendibili o comunque altamente specializzati su quella cosa che state leggendo, e per questo comunque farsi aiutare da persone più esperte, un maestro, o cercando bene online, cercando di valutare sempre le fonti, vi permette di andare tra virgolette a consultare i massimi esperti di vari argomenti, che siano la legna secca, i vasi per mame, shoin o altre taglie di bonsai, oppure massimi esperti di conifere, massimi esperti di coltivazione degli aceri e così via. Quindi sicuramente anche questo vi può tornare molto utile, e nel caso di concetti base che possono tornarvi utile molto spesso, magari fossi in voi andrei a fare dei riassunti che mi scriverei in un libricino, per esempio, da poter andare a consultare nel momento del bisogno, quando avete un problema su una pianta oppure non sapete che operazione fare, andate a rileggere e più o meno capite quello che dovete fare. Ora veniamo ai 2 consigli bonus, che ve li dirò divisi. Ovviamente tutti i consigli che vi ho dato non sono in ordine di importanza, ma sono in ordine sparso. Comunque secondo me sono tutti fondamentali a loro modo. Questo quarto consiglio è sull'attrezzatura, ovvero di non andare a spendere troppi soldi su attrezzatura scadente, per esempio per avere tutti i tipi di forbici e di tronchesi, e anche di non usare questa attrezzatura in modi in cui non andrebbero, diciamo, usati. Per esempio, se avete una forbice di quelle piccole, tra virgolette, di potatura di rametti e foglie, non andate a tagliare rami abbastanza grandi di piante come lecci o comunque altre piante con tronco molto duro. È una cosa banale, ma io per esempio ci ho buttato un paio di forbici. È vero, erano le prime forbici che ho comprato, quelle nere per chi se le ricorda, e sono andato a fare una potatura un po' più forte su una pianta, non ricordo neanche se fosse un leccio, forse era una sughera, non ricordo, e non è che si è rotta la lama o altre cose, si è piegata l'impugnatura e praticamente adesso quella forbice non si chiude più. Quindi cercate di stare attenti. Ok, la forbice economica che comunque funzionava abbastanza bene nel suo lavoro, nel momento in cui io la sono andata a utilizzare in qualcos'altro si è rovinata, si è rotta. Stessa cosa, anzi è ancora più calzante l'esempio, per esempio di scalpelli. Ho comprato 2 kit di scalpelli a 50 euro l'uno su Amazon, e appena li ho usati sul legno secco di un olivo mi sono reso conto che non erano adatti, perché non che magari non fossero buoni per lavorare in legno più morbido, ma nel momento in cui io sono andato a lavorare un legno molto duro ho fatto tantissima fatica e diciamo l'affilatura dello scalpello si è anche rovinata. Quindi il mio consiglio è, in questi casi, piuttosto che andare a spendere 100 euro su 10-20 scalpelli economici, andatene a comprare 3 o 4 buoni di alta qualità e state pur sicuri che non si rovineranno. Più o meno quello che ho fatto anch'io con le sgorbie. Lì almeno mi ero fatto consigliare dal maestro, e sono un prodotto italiano, sono un prodotto molto molto buono, un acciaio durissimo, e che tra l'altro trovate in descrizione, e lì sono veramente contento perché lo usate su
tanti legni molto duri e non si sono mai rovinate. Quindi state attenti anche a questo. E ultimo consiglio, ma non per importanza, anche se secondo me è tra i più importanti di questi 5, di non riempirsi di piante senza futuro, soprattutto quando si è all'inizio. Nei primi 2-3 anni in cui un bonsaista inizia ad approcciare, la cosa più comune che viene fatta è di prendere qualsiasi piantina, soprattutto nei vivai anche normali, e provare ad iniziare a lavorarle. Questa cosa va benissimo nel momento in cui voi andate a sperimentare la coltivazione, andate a sperimentare le prime filature, le prime potature e a cercare di capire un pochettino come funziona il mondo della botanica principalmente. Poi però, dopo questi paio d'anni, andare ad avere tutte quelle piante che comunque ancora non sono neanche pre-bonsai o piante in coltivazione per diventare pre-bonsai, sono ancora piante da vivaio, diventa quasi inutile e deleterio avere queste piante perché vi fa perdere tempo. Cominciate a vedere piante in giro che sono molto più belle, molto più bonsai, quindi vi demoralizzate, non fate più le giuste operazioni. Quindi direi che nei primi anni, quei 2-3 anni famosi, potreste andare a scegliere un paio di piante, 2 o 3, anche 4, da vivaio o comunque di quelle economiche che trovate in giro a 50-60 euro, ma stando bene attenti a comunque cercare determinate caratteristiche nella pianta, come per esempio conicità, un tronco bello, una bella corteccia nel caso di piante tipo querce, biancospini, ma anche aceri Arakawa oppure aceri normali. Comunque, per esempio nel caso dell'acero, quando il tronco comincia a diventare grigio vuol dire che la pianta sta cominciando ad invecchiare. O comunque fondamentali il movimento del tronco, i rami, volendo anche il secco, soprattutto nel caso delle conifere, e fondamentale che abbia un bel piede, ovvero che il piede, quindi nel caso scoprite un po' la terra per cercare di vedere il piede, se comincia ad andare a raggiera vuol dire che la pianta qualcosina potrebbe darci in futuro. Quindi volete comprare piante economiche se siete all'inizio, controllate bene comunque che rientrino nei possibili canoni del bonsai. Non andate poi su essenze o specie, chiamiamole come vogliamo, che nel vostro clima e comunque a casa vostra non funzionano, e poi passati questi 2-3 anni cominciate ad investire un po' di più sulle piante. Quindi in questi 2-3 anni iniziali comprate poche piante, cercate di imparare il più possibile, magari più teoricamente, e poi dopo aver fatto budget comunque durante questi 2-3 anni comprate 1-2 piante di valore più alto, di livello più alto, magari facendovi anche consigliare, e facendo ciò manterrete la vostra passione molto alta, alzerete l'asticella di livello delle piante, ma anche di pari passo l'asticella della vostra conoscenza, perché comunque lavorare piante belle o comunque che hanno un futuro più certo vi darà la possibilità di imparare molto di più, e poi quelle conoscenze che imparate potete metterle su materiali da costruire totalmente, e vi assicuro che il vostro percorso sarà molto molto più veloce e nell'arco di qualche anno potrete avere piante belle e anche delle belle conoscenze personali voi. Spero di essere stato utile a qualcuno con questi 3+2 consigli che io avrei voluto ricevere anni fa o che magari non ho ascoltato. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, se siete d'accordo, se volete aggiungere qualcosa ai vari consigli, oppure se secondo voi alcuni dei consigli che ho dato non hanno senso. Scrivetelo nei commenti in modo tale che anche io posso continuare ad imparare. Vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale, condividere il video con i vostri amici bonsaisti, soprattutto se stanno iniziando da poco. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram delle offerte, così se volete potete supportarmi gratuitamente per voi, e noi ci rivediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!